Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Verbi e preposizioni, due parole che farebbero rabbrividire qualsiasi studente straniero di italiano. Per non parlare poi di quando bisogna scegliere la preposizione giusta in base al verbo. Non conosco nessuno che le azzecca tutte. Si dice provare a fare o provare di fare? E con cercare si usa di o a? Cercare di fare? Cercare a fare? Mi piacerebbe potervi dire che ci sono delle regole per sapere in maniera inequivocabile quale preposizione utilizzare con un determinato verbo, ma purtroppo non è così. In questo video quindi vi riassumerò i verbi principali, cioè quelli utilizzati più spesso, con le loro rispettive preposizioni. Avete carta e penna, no? Prima di cominciare voglio chiarire che in questo video parleremo di quei verbi che reggono una preposizione e un altro verbo che va all'infinito, secondo quindi la struttura verbo più preposizione più verbo. Cominciamo con i verbi che reggono la preposizione di più infinito. Accettare. Il mio capo ha accettato di darmi un aumento a partire dal mese prossimo. Accontentarsi. Non ci accontentiamo di guadagnare 1.000 euro, noi vogliamo essere ricchi. Ammettere. Finalmente, dopo un litigio di 2 ore, ha ammesso di aver sbagliato. Augurare, augurarsi. Ti auguro di trovare la tua anima gemella e di vivere una vita felice. Mi auguro di stare meglio domani, così posso partecipare al vostro matrimonio. Cercare. Hanno cercato di fermarlo, ma non ha voluto sentire ragioni. Chiedere. Non ti chiedo di perdonare, ma solo di capire le sue azioni. Credere. Crediamo di sapere la ragione per cui lei non è venuta alla festa. Decidere. Ho deciso di dargli una seconda possibilità. Dimenticarsi. Mi sono dimenticata di spegnere le luci quando sono uscita di casa. Dire. Gli ho detto di andare via per il suo bene. Dispiacere. Gli dispiaceva di non aver comprato dei fiori per sua madre. Dubitare. Dubitiamo di essere all'altezza di questa situazione. Ci serve aiuto. Evitare. Evitiamo di parlare di questo argomento in futuro. Fingere. Fingeremo di non conoscerlo durante il colloquio. Finire. Ho appena finito di lavorare al nuovo progetto. È pronto. Minacciare. Ha minacciato di dire tutta la verità alla polizia. Ordinare. Ci hanno ordinato di tenere la bocca chiusa. Pensare. Penso di dover andare dal medico per questo dolore. Permettere. Proibire. Ci hanno permesso di vederlo, ma ci hanno proibito di parlargli. Promettere. Ti ha promesso di venire stasera? Ricordarsi. Si è appena ricordato di essere allergico ai pistacchi. Ripetere. La professoressa ci ripete sempre di praticare l'italiano il più possibile. Rischiare. Ho rischiato di rompermi un braccio per recuperare la palla sull'albero. Sapere. Lei sa di essere più simpatica di sua sorella. Smettere. Smetti di parlare, per favore. Sperare. Sperano di fare una vacanza tutti insieme quest'estate. Stancarsi. Mi sono stancata di aspettare, ci andrò senza di lei. Temere. Temo di essere ripetitivo, ma ho bisogno di sapere cosa ne pensi. Terminare. Se terminate presto di fare i compiti, potrete giocare. Occorre adesso fare una piccola precisazione. A eccezione di augurare, chiedere, dire, ordinare, permettere, proibire, ricordare, ripetere, che reggono sempre di più infinito, tutti i verbi di questa lista sono seguiti dalla forma di più infinito soltanto se il soggetto è lo stesso. Per esempio, crediamo di avere ragione. Stessa cosa per ho promesso di non prendere una multa.
Se il soggetto è diverso, dovremo usare la struttura che più verbo coniugato. Per esempio, crediamo che voi abbiate ragione. Oppure, ho promesso che non avremmo preso una multa. Tutto chiaro fin qui? Procediamo. Anche il verbo essere può essere seguito dalla costruzione di più infinito, ma solo se accompagnato da un aggettivo che esprime sentimenti. In questo caso, di più infinito indica la causa per cui si prova quel determinato sentimento. Per esempio, essere felice, lieto, contento. Sono felice di conoscere tua sorella. Siamo lieti di vedere che state bene. Era contenta di averti parlato del suo nuovo lavoro. Essere fiero, orgoglioso. Siamo fieri di fare parte del vostro team. È orgogliosa di mostrare a tutti il suo lavoro. Essere triste, preoccupato. Siamo tristi di ascoltare la brutta notizia. Sono preoccupati di non riuscire a pagare l'affitto. Anche in questo caso vale quanto detto prima. Usiamo di più infinito se il soggetto è lo stesso, mentre usiamo che più verbo coniugato se i soggetti sono diversi. Per esempio, sono felice che vi sposerete l'anno prossimo. Siamo contenti che abbiano trovato una casa nuova. Adesso invece passiamo a vedere quali sono i verbi che reggono a più infinito. Abituarsi. Mi sono abituato ad andare a letto presto. Accompagnare. Ho accompagnato i turisti a visitare la piazza della città. Aiutare. L'ho appena aiutata a sistemare il suo armadio. Andare. Non siamo ancora andati a fare la spesa. Arrivare. Non sono ancora arrivati a darsi del tu. Cominciare. Iniziare. Ho cominciato a scrivere un libro quando loro hanno iniziato a lavorare. Continuare. Avete continuato a scambiarvi messaggi anche dopo la lite? Imparare. Ho imparato a cucinare grazie a mia nonna. Insegnare. Vi sto insegnando a usare i verbi con le giuste preposizioni. Spero. Limitarsi. Non ti limitare a scrivergli un messaggio, chiamalo. Mandare. Ho mandato il bambino a lavarsi i denti. Mettersi. Tutti si sono messi a ridere quando mi sono messa a cantare. Provare. Se vuoi dimagrire, prova a mangiare più verdure. Rimanere, restare. Non restare a guardare, aiutaci a rimanere a vendere qui. Ricominciare. Hai ricominciato a fumare? Fa male alla tua salute. Riuscire. Non riesco a camminare perché ho dolore al piede. Uscire. Esci a fare 2 passi? Venire. Vengo a prenderti alle 6 per andare al cinema. State prendendo appunti? Lo so, sono tanti verbi da tenere a mente, ma non mollate. Con la pratica, sia di conversazione che di lettura e ascolto, diventeranno più naturali. E qual è l'unico corso al mondo che ti permette di praticare tutte queste abilità? Beh, la risposta è ovvia: Italiano in contesto. Italiano in contesto ti permette di imparare l'italiano in maniera contestualizzata, attraverso video lezioni ambientate in contesti reali. Inoltre, Italiano in contesto ti permette di mettere subito in pratica quanto appreso, grazie ai suoi esercizi automatici e alla possibilità di commentare chiedendo qualsiasi cosa ti passi per la mente, dubbi, curiosità, informazioni, e ricevere risposta direttamente da me nel giro di pochi minuti. Non perdere altro tempo, finisci di vedere questa video lezione e iscriviti a Italiano in contesto. Usando il codice coupon quarantena riceverai il 60% di sconto al momento dell'iscrizione. Il link è nella descrizione. Adesso voglio aprire una piccola parentesi per quanto riguarda per più infinito. Se questa struttura segue un verbo, anche se tra il verbo e tale struttura ci possono essere altri elementi della frase, esprime un senso finale, cioè l'obiettivo per cui si fa qualcosa. Per esempio, medito ogni giorno per alleviare lo stress.
Comprerò tutti gli ingredienti per preparare la torta che ti piace tanto. Infine, anche se sono consapevole che non è strettamente pertinente con questa lezione, vorrei parlarvi della preposizione da. Quando si usa questa preposizione? Ecco i casi. Dopo i verbi difendere, difendersi, ripararsi, pretendere, dipendere, seguita da un nome o un pronome. Per esempio, l'avvocato è riuscito a difendere l'imputato dall'accusa di omicidio. Sta per scoppiare una tempesta, dobbiamo trovare un posto per ripararci dalla pioggia. È ancora un bambino, non possiamo pretendere troppo da lui. Voglio trovare un buon lavoro così che io non debba più dipendere da nessuno. Dopo un nome o dopo i pronomi indefiniti, niente, qualcosa, qualcuno, molto, poco, seguita da un verbo all'infinito. In questo caso la forma assume un senso di dovere. Per esempio, oggi non ho niente da fare, quindi farò un pisolino. Cioè, non ho niente che debba essere fatto. C'è qualcosa da mangiare in frigo? Cioè, c'è qualcosa che debba essere mangiato? Non c'è nessuno da visitare oggi, dottore. Cioè, non c'è nessuno che debba essere visitato. È stato sicuramente un viaggio da ricordare. Cioè, è stato sicuramente un viaggio che deve essere ricordato. Non penso che questo sia un buon libro da leggere. Cioè, non penso che questo sia un buon libro che debba essere letto. Bene, questi erano i verbi e le rispettive preposizioni più diffusi e che allo stesso tempo creano più confusione tra gli studenti stranieri di italiano. Adesso vi lascio un piccolo esercizio per ripassare quello che avete imparato finora. Farò apparire sullo schermo un testo con degli spazi vuoti in cui dovrete inserire la preposizione giusta. Mi raccomando, cercate di farlo senza barare, e cioè senza guardare agli appunti o senza tornare indietro nel video. Mi raccomando, appena appare il testo, mettete pausa al video perché dopo 10 secondi ci saranno le soluzioni. Bene, con questo vi saluto, fatemi poi sapere nei commenti com'è andata e se vi è piaciuto questo video. Ciao!